Cari amici di Cibolo Passion, ben trovati. Guardate che situazione veramente perfetta. Mare formato, scaduta, nei giorni scorsi tanta acqua che ha ingrossato i fiumi, in particolare l'Arno che si trova a meno di 1 chilometro da questa postazione. Tutti gli ingredienti per una puntata interessante che tratterà nello specifico l'approccio su batimetriche molto ridotte. Quindi come la titoliamo? La titoliamo bolognese a tutto svolazzo. Questo è un signor pesce, ora non so cos'è, però è un signor pesce che sta andando in mezzo ai flutti, in mezzo agli scogli, dopo una bella partenza. Sto tirando quasi al massimo della canna, È un ragno, è una spigola, bella, veramente bella. È una spigola veramente bella. Ancora non ne vuol sapere. Viste le condizioni estreme, bisogna farlo stancare proprio il più possibile. Appena si aggalla, trovare il retinaggio, ma ancora c'è tempo. Ora provo a recuperare il retino. Vieni dentro. Niente, non ne vuol sapere. Beh, direi bello esemplare, bellissimo pesce.
Quindi ora continuiamo e vediamo se prendiamo anche il fratello e la sorella, però sono già soddisfattissimo così. Bolognese Ultra BLX Master, questa è la 6 metri, è la nuova bolognese con cui sto pescando, tra i top di gamma, a dir poco meravigliosa, secondo me è perfetta in questa azione per il mare, anche in queste condizioni. Abbinato a un mulinello anch'esso nuovissimo, torna l'Explore. Parliamo di questa combo in un angolo tecnico, ma veniamo a parlare di bolognesi. Questa bolognese con cui sto pescando ero veramente impaziente di mostrarvela perché mi piace veramente molto. È un top di gamma, parente dell'Energia, ma in una versione più aggressiva, più sportiva, più moderna. La Ultra BLX Master è la versione intermedia, ne esistono due potenze aggiuntive, e in particolare una più light, la Pro Light, e una più strong, l'All Round. Questa qua la riconoscete per le decorazioni in rosso, viene distribuita dalla 5 alla 8 metri. Questa qui con cui sto pescando è la 6 metri. Secondo me per il mare le due azioni che possono fare al caso nostro sono la Master e chiaramente l'All Round. Lascerei da parte la Pro Light. Caratteristiche di questa canna: è una canna raffinatissima, apprezzata anche dal più tecnico dei bolognesari. Viene allestita interamente con componentistica Fuji, quindi la placca è acciaio inox Fuji, tra l'altro molto bella. Gli anelli sono Fuji Alconite con profilo K, quindi un anello estremamente leggero ma anche estremamente robusto, quindi a noi pescatori di mare questo fa particolarmente piacere. Il carbonio è l'ultimo carbonio, il miglior carbonio che c'è in circolazione, che consente di avere uno strumento estremamente reattivo e leggerissimo, perché il rapporto, il low resin content, cioè il rapporto tra resin e carbonio, è veramente ottimizzato al massimo. Poi tantissime altre particolarità, come l'antiscivolo sul calcio, il tappo in EVA in fondo alla canna, insomma una canna da scoprire. Impugnatela e ve ne innamorerete, come me ne sono innamorato io. Torna un cult, un best seller di Trabucco, sto parlando chiaramente del nome, non del modello, in particolare l'Explore. Gli amanti del marchio Trabucco conoscono già questo nome abbinato ai mulinelli, e quest'anno abbiamo voluto riproporre un mulinello davvero eccezionale, chiaramente in una veste rinnovata e con delle innovazioni e migliorie, come ogni anno facciamo. Questo in particolare è il nuovo Explore, lo trovate perché è denominato FX. Io sto pescando con la misura 3005, ma le misure vanno dalla 2005 fino alla 5005. È un mulinello estremamente solido, fluido, solido a tal punto da vantare un max drag per le misure più grandi di ben 10 kg, quindi io lo uso in bolognese, ma lo potete usare anche a spinning con i pesci più grossi. Frizione micrometrica con galletta molto intuitiva, imbobinamento assolutamente perfetto, una veste total black che a me piace tantissimo, e poi chiaramente delle chicche come ad esempio la doppia clip fermafilo, che per il mondo dei fideristi è fondamentale, può essere utile anche comunque per alcune pesche del mare. Bobina in alluminio con flagge di alleggerimento, manovella anch'essa in alluminio, pomello antiscivolo in gomma, insomma un complesso che secondo me può fare la differenza in tante situazioni di pesca, anche in mare. Pescetto che in mezzo saragotto, non è proprio piccolissimo, esagerato. Vabbè, non è piccolissimo, ma non è nemmeno un sarago, è un'oratella
Vediamo un po', si è anche girata. Vieni bella, vieni. Olè. Ora terra ci mancava. Vediamo un po'. Vabbè, dai. Non è sicuramente il mostro di Loch Ness, però è comunque una bella ratella. Ovviamente è un pesce che è bene liberare. Ci vediamo quando sei più grande. Bello, anzi bellissimo il nuovo paniere, il nuovo panchetto con cui sto pescando. In particolare è il nuovo Titan XR5. Questa qui è la versione BR, cioè con lo schienale. Per tutti quelli che hanno conosciuto il mondo dei panchetti Trabucco, in particolare il Genius, questo qui è un aggiornamento, un upgrade davvero interessante. Vengono cambiate le disposizioni, principalmente delle ganasce, per ottimizzare gli spazi di trasporto. Nel bagagliaio ci entra molto meglio. Se ricordate, la ganascia era orientata prima esternamente, adesso è orientata internamente. A proposito di ganasce, viene migliorato ulteriormente il grip grazie a delle guance che rendono fluida la discesa e impediscono gli impuntamenti che possono capitare soprattutto in ambiente marino. Su questa gamma di Titan XR5 sono disponibili tantissimi moduli che lo personalizzano. Io in particolare ho un modulo laterale che mi dà un cassettino in più laterale più 2 frontali, ma vi garantisco che ci sono 1000 opzioni che vi invito a scoprire sul catalogo Trabucco. Rimangono le gambe da 36 mm stabilissime, rimangono i piedini orientabili e questo consente di posizionare il panchetto anche sugli scogli. Ora, oggi siamo stati fortunati perché è in piano, ma vi garantisco che anche su uno scoglio con una buona pendenza il grip è ottimale e possiamo tranquillamente posizionare il nostro panchetto. Titan XR5 sono panchetti adatti sia al mare che alle acque interne, quindi qualsiasi sia la vostra tecnica, questa soluzione è la soluzione che sono convinto vi soddisferà al 100%. Che è successo? Abbiamo un intrigo? È successo qualcosa? È rimasto l'inglese infilato in mezzo agli scogli. Ora spacchiamo tutto, porca miseria. Dov'è finito? La famosa patella che ha preso il filo. Va bene. Mai cose facili. Allora vado a prenderlo da qui. Direi che la slamiamo e la ributtiamo subito in acqua. Spostiamoci adesso in un angolo protetto senza troppa confusione perché le onde fanno innervosire l'operatore e parliamo di assetti, in particolare cosa intendiamo per lenza a svolazzo e come è stata realizzata chiaramente la montatura. Veniamo a parlare di lenza e costruzione, prima tra tutti perché ho utilizzato dei galleggianti inglesi. Questi qua sono galleggianti molto validi di Trabucco, classico galleggiante a pennina. Io sto pescando col 4+1, qua ho anche il 2+1. Cosa significa? Significa che avete una potenza di lancio totale di circa 3 grammi se lo grammate, nel caso del 2+1, se lo grammate nella sua totalità. Quindi avete 2 grammi di zavorra proprio del galleggiante più 1 grammo che potete posizionare sul filo. Perché ho utilizzato l'inglese? Perché qui serviva un po' di gittata di lancio e al contempo sensibilità. L'inglese consente tutto questo. Oltre a questo, questa puntata è improntata su battimetriche ridotte, quindi a totale svolazzo, e sull'inglese è più facile creare una lenza del genere, che anche durante il lancio non si intriga. A proposito di lenza, come è costruita questa lenza? Il Wrangler viene tenuto in posizione da 2 stopperini, in particolare questi qua che sono i competition
Precision Oval Rubber Stopper. Sono piccolissimi ma consentono il posizionamento e la modifica della posizione del galleggiante sulla lenza madre. Al sistema pescante viene zavorrato con una torpilla con dei pallini che chiaramente vanno a grammare perfettamente la totalità del galleggiante. Il galleggiante deve rimanere così o poco più. Diciamo che alla fine dei piombini, che sono in una posizione molto raccolta, circa 10 cm, mai di più, si unisce una girella tripla a trenino molto piccola, alla quale poi andremo a collegare un terminale di circa 1,5 m di 0,14,5. Quest'oggi sto pescando col 14,5, in particolare l'Ultra Strong FC 4 e 0,3. L'amo deve essere piccolo perché durante la sessione alterneremo un boccone a un solo bigattino a bocconi a ciuffetto, quindi un amo del 18-16 fa al caso nostro. Non mi spingerei oltre perché chiaramente non possiamo sapere se agganciamo magari un pesce come un'orata che necessita di un amo piuttosto robusto. Gli ami che sto usando sono molto robusti, non sono adattissimi per la spigola ma sono perfetti per gli sparidi in generale e quindi ve li consiglio. Dove pasturare e soprattutto come e quanto pasturare a bigattino in una situazione del genere? La risposta è: non serve pasturare precisi, anzi più pasturiamo larghi e meglio è. È chiaro che una pasturazione precisa con tutta questa lisacca non ha molto senso, quindi il consiglio mio è quello di lanciare i bigattini a rosa aperta e poi stare in zona e pescare in zona. Sicuramente questo movimento d'acqua, soprattutto se non c'è tanto pesce foraggio che li divora nel giro di poco tempo, disperderà i bigattini in zone piuttosto ampie, ma va bene così perché la presenza del bigattino avvertirà il predatore o comunque il gruffolatore che comunque c'è degli alimenti in giro e quindi si metterà alla ricerca fino a che verosimilmente non troverà anche il nostro amo. Quindi non ha senso pasturare come importo con piccoli quantitativi e pasturazioni precise. Qui bastano sfiondate anche casuali. Ogni tanto tiro anche qualche bigattino tra gli scogli, tanto il pesce, se vuole, la nostra esca la trova. Accessorio decisamente fondamentale, la fionda, e questa in particolare è una delle nuove catapult di Casa Trabucco. È la misura, mi sembra sia la misura intermedia, ce n'è anche una più piccola. Aspettate che ho visto un movimento direttamente sulla canna, no, succede anche questo, il bello della diretta. Le caratteristiche sono un cestello in plastica rigida con dei fori che permettono comunque di gestire anche i bigattini, perché nell'immediato il bigattino non esce. L'elastico secondo me ha la tensione giusta per raggiungere una buona gittata con il bigattino. La gittata sarà chiaramente relazionata a dove andremo a pescare, quindi la domanda di a che distanza generalmente io pesco quando utilizzo la fionda. Io generalmente sparo la prima fiondata e cerco di pescare alla lunghezza dell'arrivo del bigattino, soprattutto in questa situazione di mare mosso che non consente di pescare esattamente tra gli scogli, o meglio consente di pescare tra gli scogli, però dovesse arrivare la mangiata nel momento in cui arriva l'onda è facile che il pesce sfreghi sugli scogli e ci rompa. Quindi io consiglio sempre di stare a circa una trentina di metri dalla scogliera in queste condizioni, e a tal proposito serve una fionda come questa. Pescetto, questo lo tiriamo su di peso, tanto pesce veramente piccolo. Ora ve lo faccio vedere. Spigolina che speriamo cresca e torni una volta più grande. Ciao, ci si vede presto, anzi non troppo presto perché sei piccola. Bene cari amici, direi che l'avventura può dirsi conclusa, sono soddisfatto e aggiungo, una volta di troppo chi dorme non prende pesci, perché se avete fatto caso, se noi ci fossimo presentati sulla scogliera con calma intorno alle 8, probabilmente il pesce bello non l'avremmo preso, perché l'abbiamo preso proprio di primo mattino, è stata una delle primissime catture. Poi dopo altri pescetti, spigolette, oratelle, saraghetti, però la cattura importante l'abbiamo fatta sacrificando il sonno, e questo ovviamente è il consiglio: dormite poco e pescate tanto. Ciao amici, alla prossima!